Buongiorno a tutti, io mi chiamo Maurizio Leoni e sono un sassofonista. Sono specializzato nel sax baritono. Nello studiare il sax baritono ho trovato altre difficoltà rispetto agli altri sassofoni. Alcune difficoltà sono riuscito a superarle grazie a questo esercizio che pratico tutti i giorni, che è l'esercizio delle 6 note di Carmine Caruso. Carmine Caruso è stato un cornista e insegnante di corno americano che ha redatto un metodo specifico per il corno. Io ho estratto uno di questi esercizi del metodo per corno e l'ho adattato al sax baritono. Quindi ho dovuto trasporre le note e modificare alcune cose in modo tale da renderlo giusto per il sax baritono. Lo scopo di questo esercizio è migliorare il suono e questo si ottiene con un miglioramento dell'emissione e con un miglioramento dell'imboccatura. Inoltre questo esercizio è ottimo anche per migliorare il senso del ritmo. Bene, ci sono 6 regole fondamentali da rispettare quando si pratica l'esercizio delle 6 note di Carmine Caruso. Allora, la prima regola riguarda il battere il piede. Il piede va sempre battuto, in quanto se noi il tempo lo immaginiamo solamente, lo pensiamo solamente, è molto diverso che sentirlo con il corpo. Sentirlo con il corpo significa sentire il tempo utilizzando 200 muscoli, perché per muovere il piede si utilizzano 200 muscoli. E in questo modo si sincronizza il corpo con il tempo stesso. Altra regola è non staccare mai le labbra dal bocchino. Questo perché? Perché quando all'inizio noi troviamo la giusta impostazione delle labbra, poi noi, prendendo fiato o facendo altri movimenti, andiamo a spostare questa impostazione. Quindi diciamo che dobbiamo resettare nuovamente l'imboccatura per fare l'imboccatura corretta. In questo modo invece noi troviamo l'imboccatura giusta e la utilizziamo per tutto l'esercizio. Inoltre la muscolatura della bocca si solidifica, diciamo, diventa più forte, diventa più solida. Altra cosa importante è mantenere un soffio costante. Il soffio deve essere costante, deve essere sostenuto e costante. Immaginiamoci che noi siamo degli sciatori d'acqua. Se il soffio è alla velocità giusta, lo sci d'acqua rimane sull'acqua. Quando la velocità dell'aria diminuisce e diminuisce quindi la pressione dell'aria, è come se la barca che ci tira diminuisce la velocità, per cui noi con gli sci andiamo sott'acqua. Se invece la barca si ferma, ossia l'aria non viene più soffiata, lo sci d'acqua cadiamo insieme agli sci d'acqua. Quarta regola fondamentale, quindi, a questo punto, che si ricollega alla seconda, è inspirare dal naso. Appunto, noi inspirando dal naso riusciamo benissimo a non modificare l'imboccatura. Se abbiamo problemi di naso chiuso si può respirare dagli angoli della bocca, però cercando di non muovere assolutamente l'imboccatura. La quinta regola è: bisogna immaginare una battuta di tempo suddiviso prima dell'inizio del brano. Io consiglio sempre questo ritmo, che è tan tan ta 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 tan. Perché la suddivisione nella musica è molto importante, cioè avere la suddivisione chiara quando si esegue un brano è la cosa più importante, perché ci permette di essere giusti nel ritmo. Quindi partendo prima dell'inizio del brano con una battuta di tempo suddiviso su quello che dobbiamo andare a suonare, ci permette di preparare il nostro corpo all'esecuzione, quindi abbiamo un grande vantaggio. E la sesta regola è eseguire tutto l'esercizio con una
dinamica di mezzo forte, non di più. Bene, state vedendo l'esercizio. Qui abbiamo sopra l'esercizio stesso una suddivisione ritmica, appunto quelle note che sono messe tra parentesi. Quelle sono le note che noi dobbiamo immaginare e pensare, ma non suonare. Poi sotto ogni nota c'è scritto R, L e L. Quando leggete R dovete attaccare la nota col respiro, ossia senza la lingua, le altre due con la lingua. Facciamo prima una battuta di preparazione dove immaginiamo la suddivisione ritmica, come nell'esempio tra parentesi, quindi sarà tan tan ta 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 tan ta 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 tan tan ta 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 tan tan ta 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 tan tan, in questo modo, e facciamo 2 quarti di preparazione, 2 quarti di inspirazione con il naso e poi inizia. Bene, questo era l'esercizio delle 6 note di Carmine Caruso che io ho applicato al sax baritono, e se avete dei dubbi o delle domande potete scrivermi a maurizioleonisax@gmail.com e potete anche mettere mi piace sulla mia pagina Facebook Maurizio Leoni Sax. Grazie a tutti.